Uno, nessuno e 100.000 di Luigi Pirandello. Libro primo. Mia moglie e il mio naso. Che fai? Mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. Niente, le risposi. Mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse: «Credevo ti guardassi da che parte ti pende». Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda. Mi pende? A me? Il naso? E mia moglie placidamente: «Ma sì, caro, guardatelo bene, ti pende verso destra». Avevo 28 anni e sempre fino allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m'era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme, che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto, perciò, mi stizzì come un immeritato castigo. Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che, se riposavo nella certezza d'essere in tutto senza mende, me ne levassi pure, perché come il naso mi pendeva verso destra, così... Che altro? Altro! Le mie sopracciglia parevano sugli occhi 2 accenti circonflessi, le mie orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell'altra, e altri difetti. Ancora! Sì, ancora! Nelle mani, al dito mignolo, e nelle gambe. No, storte no. La destra un pochino più arcuata dell'altra, verso il ginocchio, un pochino. Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti, e solo allora, scambiando certo per dolore e avvilimento la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie, per consolarmi, m'esortò a non affliggermene poi tanto, che anche con essi, tutto sommato, rimanevo un bell'uomo. Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima negato. Schizzai un velenosissimo «grazie» e, sicuro di non aver motivo né d'addolorarmi né d'avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al fatto che tant'anni ero vissuto senza mai cambiar di naso, sempre con quello, e con quelle sopracciglia, e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe, e dovevo aspettare di prender moglie per aver conto che li avevo difettosi. Oh, che meraviglia! E non si sa le mogli fatte apposta per scoprire i difetti del marito. Ecco già, le mogli, non nego, ma anch'io, se permettete, di questi tempi ero fatto per sprofondare a ogni parola che mi fosse detta, o mosca che vedessi volare, in abissi di riflessioni e considerazioni che mi scavavano dentro e bucheravano giù per torto e su per traverso lo spirito, come una tana di talpa, senza che di fuori ne paresse nulla. Si vede, voi dite, che avevate molto tempo da perdere. No, ecco, per l'animo in cui mi trovavo. Ma del resto sì, anche per l'ozio, non nego. Ricco, 2 fidati amici, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo, badavano ai miei affari dopo la morte di mio padre, il quale, per quanto ci si fosse adoperato con le buone e con le cattive, non era riuscito a farmi concludere mai nulla. Tranne di prender moglie, questo sì, giovanissimo.
forse con la speranza che almeno avessi presto un figliuolo che non mi somigliasse punto. E pover'uomo neppur questo aveva potuto ottenere da me. Non già, badiamo, ch'io opponessi volontà a prender la via per cui mio padre mi incamminava. Tutte le prendevo, ma camminarci non ci camminavo. Mi fermavo a ogni passo, mi mettevo prima alla lontana, poi sempre più da vicino, a girare attorno a ogni sassolino che incontravo. E mi maravigliavo assai che gli altri potessero passarmi avanti senza fare alcun caso di quel sassolino, che per me intanto aveva assunto le proporzioni d'una montagna insormontabile, anzi, d'un mondo in cui avrei potuto senz'altro domiciliarmi. Ero rimasto così, fermo, ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno di mondi, o di sassolini, che fa lo stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli che m'erano passati avanti e avevano percorso tutta la via ne sapessero in sostanza più di me. M'erano passati avanti, non si mette in dubbio, e tutti braveggiando come tanti cavallini. Ma poi, in fondo alla via, avevano trovato un carro, il loro carro. Vi erano stati attaccati con molta pazienza e ora se lo tiravano dietro. Non tiravo nessun carro io, e non avevo perciò né briglie né paraocchi. Vedevo certamente più di loro. Ma andare non sapevo dove andare. Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto, subito, nella riflessione che, dunque, possibile? Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente m'appartenevano, il naso, le orecchie, le mani, le gambe, e tornavo a guardarmele per rifarne l'esame. Cominciò da questo il mio male, quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di spirito e di corpo così misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, ove in esso medesimo non avessi trovato, come dirò, il rimedio che doveva guarirmene. E il vostro naso? Già subito mi figurai che tutti, avendone fatta mia moglie la scoperta, dovessero accorgersi di quei miei difetti corporali e altro non notare in me. Mi guardi il naso? Domandai tutta a un tratto quel giorno stesso a un amico che mi s'era accostato per parlarmi di non so che affare che forse gli stava a cuore. No? Perché? Mi disse quello. E io, sorridendo nervosamente, mi pende verso destra, non vedi? E glielo imposi a una ferma e attenta osservazione, come quel difetto del mio naso fosse un irreparabile guasto sopravvenuto al congegno dell'universo. L'amico mi guardò in prima un po' stordito, poi, certo sospettando che avessi così all'improvviso e fuor di luogo cacciato fuori il discorso del mio naso, perché non stimavo degno né d'attenzione né di risposta l'affare di cui mi parlava, diede una spallata e si mosse per lasciarmi in asso. Lo acchiappai per un braccio e «No, sai», gli dissi, «sono disposto a trattare con te codest'affare, ma in questo momento tu devi scusarmi. Pensi al tuo naso? Non m'ero mai accorto che mi pendesse verso destra. Me n'ha fatto accorgere questa mattina mia moglie». «Ah, davvero?» mi domandò allora l'amico, e gli occhi gli risero di una incredulità che era anche derisione. Restai a guardarlo come già mia moglie la mattina, cioè con un misto d'avvilimento, di stizza e di maraviglia. Anche lui dunque da un pezzo se n'era accorto, e chissà quant'altri con lui, e io non lo sapevo, e non sapendolo
credevo d'essere per tutti un moscarda col naso dritto, mentre ero invece per tutti un moscarda col naso storto. E chissà quante volte m'era avvenuto di parlare, senza alcun sospetto, del naso difettoso di Tizio o di Caio, e quante volte perciò non avevo fatto ridere di me e pensare: ma guarda un po' questo pover'uomo che parla dei difetti del naso altrui. Avrei potuto, è vero, consolarmi con la riflessione che alla fin fine era ovvio e comune il mio caso, il quale provava ancora una volta un fatto risaputissimo, cioè che notiamo facilmente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri. Ma il primo germe del male aveva cominciato a metter radice nel mio spirito e non potei consolarmi con questa riflessione. Mi si fissò invece il pensiero ch'io non ero per gli altri quel che finora dentro di me m'ero figurato d'essere. Per il momento pensai al corpo soltanto, e siccome quel mio amico seguitava a starmi davanti con quell'aria di incredulità derisoria, per vendicarmi gli domandai se egli dal canto suo sapesse d'aver nel mento una fossetta che glielo divideva in 2 parti non del tutto uguali, una più rilevata di qua, una più scempia di là. Io: ma che? Esclamò l'amico, ci ho la fossetta, lo so, ma non come dici tu. Entriamo là, da quel barbiere, e vedrai, gli proposi subito. Quando l'amico, entrato dal barbiere, s'accorse con maraviglia del difetto e riconobbe che era vero, non volle mostrarne stizza, disse che in fin dei conti era una piccolezza. Sì, senza dubbio, una piccolezza. Vidi però, seguendolo da lontano, che si fermò una prima volta a una vetrina di bottega e poi una seconda volta più là davanti a un'altra, e più là ancora e più a lungo una terza volta allo specchio d'uno sporto per osservarsi il mento. E son sicuro che appena rincasato sarà corso all'armadio per far con più agio a quell'altro specchio la nuova conoscenza di sé con quel difetto. E non ho il minimo dubbio che per vendicarsi a sua volta o per seguitare uno scherzo che gli parve meritasse una larga diffusione in paese, dopo aver domandato a qualche suo amico, come già io a lui, se mai avesse notato quel suo difetto al mento, qualche altro difetto avrà scoperto lui o nella fronte o nella bocca di questo suo amico, il quale a sua volta, ma sì, potrei giurare che per parecchi giorni di fila nella nobile città di Richieri io vidi, se non fu proprio tutta mia immaginazione, un numero considerevolissimo di miei concittadini passare da una vetrina di bottega all'altra e fermarsi davanti a ciascuna a osservarsi nella faccia chi uno zigomo e chi la coda di un occhio, chi un lobo d'orecchio e chi una pinna di naso. E ancora dopo una settimana un certo tale mi s'accostò con aria smarrita per domandarmi se era vero che ogni qualvolta si metteva a parlare contraeva inavvertitamente la palpebra dell'occhio sinistro. Sì, caro, gli dissi a precipizio, e io, vedi, il naso mi pende verso destra, ma lo so da me, non c'è bisogno che me lo dica tu. E le sopracciglia ad accento circonflesso, le orecchie, qua, guarda, una più sporgente dell'altra, e qua le mani, piatte, e la giuntura storpia di questo mignolo, e le gambe, qua, questa qua, ti pare che sia come quest'altra? No, ma io lo so da me, e non c'è bisogno che me lo dica tu. Statti bene. Lo piantai lì, e via. Fatti pochi passi, mi sentii richiamare. Psst! Placido, col dito, colui m'attirava a sé per domandarmi: scusa, dopo di te,
tua madre non partorì altri figliuoli? No, né prima né dopo, gli risposi. Figlio unico. Perché? Perché, mi disse, se tua madre avesse partorito un'altra volta, avrebbe avuto di certo un altro maschio. Ah sì? Come lo sai? Ecco, dicono le donne del popolo che quando a un nato i capelli terminano sulla nuca in un codiniccio come codesto che tu hai costì, sarà maschio il nato appresso. Mi portai una mano alla nuca e con un sogghignetto frigido gli domandai: «Ah, ci ho un... com'hai detto?» E lui: «Codiniccio, caro, lo chiamano a Ricchieri». «Oh, ma questo è niente», esclamai, «me lo posso far tagliare». Negò prima col dito, poi disse: «Ti resta sempre il segno, caro, anche se te lo fai radere». E questa volta mi piantò lui. Bel modo di essere soli. Desiderai da quel giorno ardentissimamente d'esser solo, almeno per un'ora. Ma veramente più che desiderio era bisogno. Bisogno acuto, urgente, smanioso, che la presenza o la vicinanza di mia moglie esasperavano fino alla rabbia. «Hai sentito Gengè che ha detto ieri, Michelina? Quant'orzo ha da parlarti d'urgenza!» «Guarda, Gengè, se a tenermi così la veste mi paiono le gambe!» «S'è fermata la pendola, Gengè!» «Gengè, e la cagnolina non la porti più fuori? Poi ti sporca i tappeti e la sgridi!» «Ma dovrà pure, povera bestiolina! Dico, non pretenderai che... non esce da iersera?» «Non temi, Gengè, che Anna Rosa possa esser malata? Non si fa più vedere da 3 giorni e l'ultima volta le faceva male la gola.» «È venuto il signor Firbo, Gengè, dice che ritornerà più tardi. Non potresti vederlo fuori? Dio, che noioso!» Oppure la sentivo cantare: «E se mi dici di no, caro il mio bene, doman non verrò, doman non verrò, doman non verrò!» «Ma perché non vi chiudevate in camera, magari con 2 turaccioli negli orecchi?» «Signori, vuol dire che non capite come volevo essere solo.» Chiudermi potevo soltanto nel mio scrittoio, ma anche lì senza poterci mettere il paletto, per non far nascere tristi sospetti in mia moglie, che era, non dirò trista, ma sospettosissima. E se aprendo l'uscio all'improvviso m'avesse scoperto? No, e poi sarebbe stato inutile. Nel mio scrittoio non c'erano specchi. Io avevo bisogno di uno specchio. D'altra parte, il solo pensiero che mia moglie era in casa bastava a tenermi presente a me stesso, e proprio questo io non volevo. Per voi, esser soli, che vuol dire? Restare in compagnia di voi stessi, senza alcun estraneo attorno. Ah sì, v'assicuro che è un bel modo codesto d'esser soli. Vi s'apre nella memoria una cara finestretta, da cui s'affaccia sorridente, tra un vaso di garofani e un altro di gelsomini, la Titti, che lavora all'uncinetto una fascia rossa di lana. Oddio, come quella che ha al collo quel vecchio insopportabile signor Giacomino, a cui ancora non avete fatto il biglietto di raccomandazione per il presidente della congregazione di carità. Vostro buon amico, ma seccantissimo anche lui, specie se si mette a parlare delle marachelle del suo segretario particolare, il quale quando fu l'altro ieri, che pioveva e pareva un lago la piazza con tutto quel brillio di stille a un allegro sprazzo di sole, e nella corsa, Dio, che guazzabuglio di cose, la vasca, quel chiosco di giornali, il tram che infilava lo scambio e strideva spietatamente alla girata,
quel cane che scappava. Basta, vi ficcaste in una sala di biliardo dove c'era lui, il segretario del presidente della congregazione di carità, e che risatine si faceva sotto i baffoni pelosi per la vostra disdetta allorché vi siete messo a giocare con l'amico Carlino detto Quintadecima. E poi? Che avvenne poi uscendo dalla sala del biliardo? Sotto un languido fanale nella via umida deserta, un povero ubriaco malinconico tentava di cantare una vecchia canzonetta di Napoli, che tant'anni fa, quasi tutte le sere, udivate cantare in quel borgo montano tra i castagni, ove eravate andato a villeggiare per star vicino a quella cara Mimì, che poi sposò il vecchio commendator della Venera e morì un anno dopo. Oh, cara Mimì, eccola, eccola, ha un'altra finestra che vi s'apre nella memoria. Sì, sì, cari miei, v'assicuro che è un bel modo d'esser soli codesto. Com'io volevo esser solo. Io volevo esser solo in un modo affatto insolito, nuovo, tutt'al contrario di quel che pensate voi, cioè senza me e appunto con un estraneo attorno. Vi sembra già questo un primo segno di pazzia? Forse perché non riflettete bene. Poteva già essere in me la pazzia, non nego, ma vi prego di credere che l'unico modo d'esser soli veramente è questo che vi dico io. La solitudine non è mai con voi, è sempre senza di voi. È soltanto possibile con un estraneo attorno, luogo o persona che sia, che del tutto vi ignorino, che del tutto voi ignoriate, così che la vostra volontà e il vostro sentimento restino sospesi e smarriti in un'incertezza angosciosa e, cessando ogni affermazione di voi, cessi l'intimità stessa della vostra coscienza. La vera solitudine è in un luogo che vive per sé e che per voi non ha traccia né voce, e dove dunque l'estraneo siete voi. Così volevo io esser solo, senza me, voglio dire, senza quel me ch'io già conoscevo o che credevo di conoscere. Solo con un certo estraneo, che già sentivo oscuramente di non poter più levarmi di torno, e ch'ero io stesso. L'estraneo inseparabile da me. Ne avvertivo uno solo allora, e già quest'uno, o il bisogno che sentivo di restar solo con esso, di mettermelo davanti per conoscerlo bene e conversare un po' con lui, mi turbava tanto con un senso tra di ribrezzo e di sgomento. Se per gli altri non ero quel che ora avevo creduto d'essere per me, chi ero io? Vivendo non avevo mai pensato alla forma del mio naso, al taglio, se piccolo o grande, o al colore dei miei occhi, all'angustia o all'ampiezza della mia fronte, e via dicendo. Quello era il mio naso, quelli i miei occhi, quella la mia fronte. Cose inseparabili da me, a cui, dedito ai miei affari, preso dalle mie idee, abbandonato ai miei sentimenti, non potevo pensare. Ma ora pensavo. E gli altri? Gli altri non sono mica dentro di me. Per gli altri, che guardano da fuori le mie idee, i miei sentimenti, hanno un naso, il mio naso, e hanno un paio d'occhi, i miei occhi, ch'io non vedo e ch'essi vedono. Che relazione c'è?
tra le mie idee e il mio naso. Per me, nessuna. Io non penso col naso, né bado al mio naso pensando. Ma gli altri che non possono vedere dentro di me le mie idee e vedono da fuori il mio naso. Per gli altri, le mie idee e il mio naso hanno tanta relazione che se quelle, poniamo, fossero molto serie e questo, per la sua forma, molto buffo, si metterebbero a ridere. Così, seguitando, sprofondai in quest'altra ambascia, che non potevo, vivendo, rappresentarmi a me stesso negli atti della mia vita, vedermi come gli altri mi vedevano, pormi davanti il mio corpo e vederlo vivere come quello d'un altro. Quando mi ponevo davanti a uno specchio, avveniva come un arresto in me. Ogni spontaneità era finita. Ogni mio gesto appariva a me stesso fittizio o rifatto. Io non potevo vedermi vivere. Potei averne la prova nell'impressione dalla quale fui, per così dire, assaltato, allorché alcuni giorni dopo, camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi all'improvviso in uno specchio per via, di cui non m'ero prima accorto. Non poté durare più d'un attimo quell'impressione che subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi l'impressione d'un estraneo che passasse per via conversando. Mi fermai. Dovevo esser molto pallido. Firbo mi domandò: «Che hai?» «Niente», dissi. E tra me, invaso da uno strano sgomento ch'era insieme ribrezzo, pensavo: era proprio la mia quell'immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando vivendo non mi penso? Dunque per gli altri sono quell'estraneo sorpreso nello specchio. Quello, e non già io quale mi conosco. Quell'uno lì, che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell'estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente gli altri e io no. E mi fissai d'allora in poi in questo proposito disperato, d'andare inseguendo quell'estraneo che era in me e che mi sfuggiva, che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi conoscevo, quell'uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere, che gli altri vedevano vivere e io no. Lo volevo vedere e conoscere anch'io così come gli altri lo vedevano e conoscevano. Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo, uno solo per tutti, come uno solo credevo d'esser io per me. Ma presto l'atroce mio dramma si complicò, con la scoperta dei 100.000 moscarda ch'io ero, non solo per gli altri, ma anche per me. Tutti con questo solo nome di moscarda. Brutto, fino alla crudeltà. Tutti dentro questo mio povero corpo, che era uno anch'esso. Uno e nessuno, ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà. Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono
le mie incredibili pazzie. Inseguimento dell'estraneo. Dirò per ora di quelle piccole che cominciai a fare in forma di pantomime, nella vispa infanzia della mia follia, davanti a tutti gli specchi di casa, guardandomi davanti e dietro per non essere scorto da mia moglie, nell'attesa smaniosa ch'ella, uscendo per qualche visita o compera, mi lasciasse solo, finalmente, per un buon pezzo. Non volevo già, come un commediante, studiar le mie mosse, compormi la faccia all'espressione dei vari sentimenti e moti dell'animo. Al contrario, volevo sorprendermi nella naturalezza dei miei atti, nelle subitanee alterazioni del volto per ogni moto dell'animo. Per un'improvvisa meraviglia, ad esempio, e sbalzavo per ogni nonnulla le sopracciglia fino all'attaccatura dei capelli e spalancavo gli occhi e la bocca, allungando il volto come se un filo interno me lo tirasse, per un profondo cordoglio, e aggrottavo la fronte, immaginando la morte di mia moglie, e socchiudevo cupamente le palpebre, quasi a covar quel cordoglio. Per una rabbia feroce, e digrignavo i denti, pensando che qualcuno m'avesse schiaffeggiato, e arricciavo il naso, stirando la mandibola e fulminando con lo sguardo. Ma, prima di tutto, quella meraviglia, quel cordoglio, quella rabbia erano finte, e non potevano esser vere, perché, se vere, non avrei potuto vederle, che subito sarebbero cessate per il solo fatto ch'io le vedevo. In secondo luogo, le meraviglie da cui potevo esser preso erano tante e diversissime e imprevedibili anche le espressioni, senza fine variabili anche secondo i momenti e le condizioni del mio animo. E così per tutti i cordogli e così per tutte le rabbie. E infine, anche ammesso che per una sola e determinata meraviglia, per un solo e determinato cordoglio, per una sola e determinata rabbia, io avessi veramente assunto quelle espressioni, esse erano come le vedevo io, non già come le avrebbero vedute gli altri. L'espressione di quella mia rabbia, ad esempio, non sarebbe stata la stessa per uno che l'avesse temuta, per uno disposto a scusarla, per un terzo disposto a riderne, e così via. Ah, tanto bel senno avevo ancora per intendere tutto questo, e non poté servirmi a tirare dalla riconosciuta inattuabilità di quel mio folle proposito la conseguenza naturale di rinunciare all'impresa disperata e starmi contento a vivere per me, senza vedermi e senza darmi pensiero degli altri. L'idea che gli altri vedevano in me, uno che non ero io quale mi conoscevo, uno che essi soltanto potevano conoscere guardandomi da fuori, con occhi che non erano i miei, e che mi davano un aspetto destinato a restarmi sempre estraneo, pur essendo in me, pur essendo il mio per loro, un mio dunque che non era per me, una vita nella quale, pur essendo la mia per loro, io non potevo penetrare. Questa idea non mi diede più requie. Come sopportare in me quest'estraneo che ero io stesso per me? Come non vederlo? Come non conoscerlo? Come restare per sempre condannato a portarmelo con me, in me, alla vista degli altri e fuori intanto della mia? Finalmente! Sai che ti dico, Gengè? Sono passati altri 4 giorni. Non c'è più dubbio, Anna Rosa deve esser malata. Andrò io a vederla. Dida mia, che fai? Ma ti pare? Con questo tempaccio? Manda Diego, manda Nina a domandar notizie.
Vuoi rischiare di prendere un malanno? Non voglio assolutamente. Quando voi non volete assolutamente una cosa, che fa vostra moglie? Dida, mia moglie, si piantò il cappellino in capo, poi mi porse la pelliccia perché gliela reggessi. Gongolai, ma Dida scorse nello specchio il mio sorriso. Ah, ridi. Cara, mi vedo obbedito così? E allora la pregai che almeno non si trattenesse tanto dalla sua amichetta se davvero era ammalata di gola. Un quarto d'ora, non più, te ne scongiuro. Mi assicurai così che fino a sera non sarebbe rincasata. Appena uscita, mi girai dalla gioia su un calcagno stropicciandomi le mani. Finalmente! Filo d'aria. Prima volli ricompormi, aspettare che mi scomparisse dal volto ogni traccia d'ansia e di gioia e che dentro mi s'arrestasse ogni moto di sentimento e di pensiero, così che potessi condurre davanti allo specchio il mio corpo come estraneo a me e come tale pormelo davanti. Su, dissi, andiamo. Andai, con gli occhi chiusi, le mani avanti, a tentoni. Quando toccai la lastra dell'armadio, ristetti ad aspettare, ancora con gli occhi chiusi, la più assoluta calma interiore, la più assoluta indifferenza. Ma una maledetta voce mi diceva dentro che era là anche lui, l'estraneo, di fronte a me, nello specchio. In attesa, come me, con gli occhi chiusi. C'era, e io non lo vedevo. Non mi vedeva neanche lui, perché aveva, come me, gli occhi chiusi. Ma in attesa di che, lui? Di vedermi? No. Egli poteva esser veduto, non vedermi. Era per me quel che io ero per gli altri, che potevo esser veduto e non vedermi. Aprendo gli occhi, però, lo avrei veduto così come un altro? Qui era il punto. M'era accaduto tante volte di infrontar gli occhi per caso nello specchio con qualcuno che stava a guardarmi nello specchio stesso. Io nello specchio non mi vedevo ed ero veduto. Così l'altro non si vedeva, ma vedeva il mio viso e si vedeva guardato da me. Se mi fossi sporto a vedermi anch'io nello specchio, avrei forse potuto esser visto ancora dall'altro, ma io no, non avrei più potuto vederlo. Non si può a un tempo vedersi e vedere che un altro sta a guardarci nello stesso specchio. Stando a pensare così, sempre con gli occhi chiusi, mi domandai: è diverso ora il mio caso o è lo stesso? Finché tengo gli occhi chiusi, siamo due, io qua e lui nello specchio. Debbo impedire che, aprendo gli occhi, egli diventi me e io lui. Io debbo vederlo e non essere veduto. È possibile? Subito, come io lo vedrò, egli mi vedrà e ci riconosceremo. Ma grazie tante, io non voglio riconoscermi. Io voglio conoscere lui fuori di me. È possibile? Il mio sforzo supremo deve consistere in questo, di non vedermi in me, ma d'essere veduto da me, con gli occhi miei stessi, ma come se fossi un altro, quell'altro che tutti vedono e io no. Su, dunque, calma, arresto d'ogni vita e attenzione. Aprii gli occhi. Che vidi? Niente. Mi vidi. Ero io, là, aggrondato, carico del mio stesso pensiero, con un viso molto disgustato. M'assalì una fierissima stizza e mi sorse la tentazione di tirarmi uno sputo in faccia. Mi trattenni.
spianai le rughe, cercai di smorzare l'acume dello sguardo, ed ecco, a mano che lo smorzavo, la mia immagine smoriva e quasi s'allontanava da me. Ma smorivo anch'io di qua e quasi cascavo, e sentii che seguitando mi sarei addormentato. Mi tenni con gli occhi, cercai di impedire che mi sentissi anch'io tenuto da quegli occhi che mi stavano di fronte, che quegli occhi, cioè, entrassero nei miei. Non vi riuscii. Io mi sentivo quegli occhi, me li vedevo di fronte, ma li sentivo anche di qua, in me, li sentivo miei, non già fissi su me, ma in se stessi. E se per poco riuscivo a non sentirmeli, non li vedevo più. Ahimè, era proprio così. Io potevo vedermeli, non già vederli. Ed ecco, come compreso da questa verità che riduceva a un giuoco il mio esperimento, a un tratto il mio volto tentò nello specchio uno squallido sorriso. «Sta serio, imbecille!» gli gridai allora. «Non c'è niente da ridere!» Fu così istantaneo per la spontaneità della stizza il cangiamento dell'espressione nella mia immagine, e così subito seguì a questo cambiamento un'attonita apatia in essa, ch'io riuscii a vedere staccato dal mio spirito imperioso il mio corpo, là, davanti a me, nello specchio. Ah, finalmente, eccolo là! Chi era? Niente era, nessuno. Un povero corpo mortificato in attesa che qualcuno se lo prendesse. Moscarda, mormorai dopo un lungo silenzio. Non si mosse, rimase a guardarmi attonito. Poteva anche chiamarsi altrimenti. Era là, come un cane sperduto, senza padrone e senza nome, che uno poteva chiamar Flick e un altro Flock a piacere. Non conosceva nulla, né si conosceva, viveva per vivere e non sapeva di vivere, gli batteva il cuore e non lo sapeva, respirava e non lo sapeva, muoveva le palpebre e non se ne accorgeva. Gli guardai i capelli rossigni, la fronte immobile, dura, pallida, quelle sopracciglia d'accento circonflesso, gli occhi verdastri, quasi forati qua e là nella cornea da macchioline giallognole, attoniti, senza sguardo, quel naso che pendeva verso destra, ma di bel taglio aquilino, i baffi rossicci che nascondevano la bocca, il mento solido, un po' rilevato. Ecco, era così, lo avevano fatto così, di quel pelame, non dipendeva da lui essere altrimenti, avere un'altra statura, poteva sì alterare in parte il suo aspetto, radersi quei baffi, per esempio, ma adesso era così. Col tempo sarebbe stato calvo o canuto, rugoso e floscio, sdentato. Qualche sciagura avrebbe potuto anche svisarlo, fargli un occhio di vetro o una gamba di legno, ma adesso era così. Chi era? Ero io? Ma poteva anche essere un altro. Chiunque poteva essere quello lì. Poteva avere quei capelli rossigni, quelle sopracciglia d'accento circonflesso e quel naso che pendeva verso destra. Non soltanto per me, ma anche per un altro che non fossi io. Perché dovevo essere io questo, così? Vivendo, io non rappresentavo a me stesso nessuna immagine di me. Perché dovevo dunque vedermi in quel corpo lì, come in un'immagine di me necessaria? Mi stava lì, davanti, quasi inesistente, come un'apparizione di sogno, quell'immagine. E io potevo benissimo non conoscermi così. Se non mi fossi mai veduto in uno specchio, per esempio, non avrei forse per questo seguitato ad avere dentro quella testa lì, sconosciuta, i miei stessi pensieri? Ma sì, e tant'altri, che avevano da vedere i miei pensieri con quei capelli, di quel colore, i quali avrebbero potuto non esserci più o essere bianchi o neri o biondi, e con quegli occhi lì, verdastri, che avrebbero potuto anche essere neri o azzurri, e con quel naso,
che avrebbe potuto essere dritto o camuso. Potevo benissimo sentire anche una profonda antipatia per quel corpo lì, e la sentivo. Eppure io ero per tutti, sommariamente, quei capelli rossigni, quegli occhi verdastri e quel naso. Tutto quel corpo lì, che per me era niente, eccolo, niente. Ciascuno se lo poteva prendere quel corpo lì per farsene quel moscarda che gli pareva e piaceva, oggi in un modo e domani in un altro, secondo i casi e gli umori. E anch'io, ma sì, lo conoscevo io forse? Che potevo conoscere di lui? Il momento in cui lo fissavo, e basta. Se non mi volevo o non mi sentivo così come mi vedevo, colui era anche per me un estraneo, che aveva quelle fattezze, ma avrebbe potuto averne anche altre. Passato il momento in cui lo fissavo, egli era già un altro, tanto vero che non era più quale era stato da ragazzo e non era ancora quale sarebbe stato da vecchio. E io oggi cercavo di riconoscerlo in quello di ieri, e così via. E in quella testa lì, immobile e dura, potevo mettere tutti i pensieri che volevo, accendere le più svariate visioni. Ecco, d'un bosco che nereggiava placido e misterioso sotto il lume delle stelle, di una rada solitaria malata di nebbia da cui salpava lenta spettrale una nave all'alba, d'una via cittadina brulicante di vita sotto un nembo sfolgorante di sole che accendeva di riflessi purpurei i volti e faceva guizzar di luci variopinte i vetri delle finestre, gli specchi, i cristalli delle botteghe. Spengevo a un tratto la visione e quella testa restava lì, di nuovo immobile e dura, nell'apatico attonimento. Chi era colui? Nessuno. Un povero corpo, senza nome, in attesa che qualcuno se lo prendesse. Ma all'improvviso, mentre così pensavo, avvenne tal cosa che mi riempì di spavento più che di stupore. Vidi davanti a me, non per mia volontà, l'apatica, attonita faccia di quel povero corpo mortificato scomporsi pietosamente, arricciare il naso, arrovesciare gli occhi all'indietro, contrarre le labbra in su e provarsi ad aggrottar le ciglia come per piangere, restare così un attimo sospeso e poi crollar 2 volte a scatto per lo scoppio d'una coppia di sternuti. S'era commosso da sé, per conto suo, a un filo d'aria entrato chissà donde, quel povero corpo mortificato, senza dirmene nulla e fuori della mia volontà. «Salute!» gli dissi, e guardai nello specchio il mio primo riso da matto. «E dunque?» «Dunque, niente, questo, se vi par poco. Ecco una prima lista delle riflessioni rovinose e delle terribili conclusioni derivate dall'innocente momentaneo piacere che Dida, mia moglie, aveva voluto prendersi. Dico, di farmi notare che il naso mi pendeva verso destra. Riflessioni. Prima, che io non ero per gli altri quel che finora avevo creduto di essere per me. Seconda, che non potevo vedermi vivere. Terza, che non potendo vedermi vivere, restavo estraneo a me stesso, cioè uno che gli altri potevano vedere e conoscere, ciascuno a suo modo, e io no. Quarta, che era impossibile pormi davanti questo estraneo per vederlo e conoscerlo. Io potevo vedermi, non già vederlo. Quinta, che il mio corpo, se lo consideravo da fuori, era per me come un'apparizione di sogno,
una cosa che non sapeva di vivere e che restava lì, in attesa che qualcuno se la prendesse. Sesta, che come me lo prendevo io, questo mio corpo, per essere a volta quale mi volevo e mi sentivo, così se lo poteva prendere qualunque altro per dargli una realtà a modo suo. Settima, che infine quel corpo, per se stesso, era tanto niente e tanto nessuno, che un filo d'aria poteva farlo starnutire oggi e domani portarselo via. Conclusioni. Queste due per il momento. La prima, che cominciai finalmente a capire perché Dida, mia moglie, mi chiamava Gengè. La seconda, che mi proposi di scoprire chi ero io, almeno per quelli che mi stavano più vicini, cosiddetti conoscenti, e di spassarmi a scomporre dispettosamente quell'io che ero per loro.